Ogni giorno milioni di semi di soia entrano negli stabilimenti come piccoli semiduri, secchi e giallastri. Poche ore dopo ne escono trasformati in una bevanda bianca, cremosa e pronta per arrivare direttamente sugli scaffali. Ma come può un seme, all'apparenza così semplice, trasformarsi in qualcosa di tanto simile al latte? E in quale momento esattamente la soia smette di sembrare un semplice seme e comincia a diventare una bevanda? Benvenuti su Fabbriche in Curiosità. Oggi entreremo nel cuore di una delle trasformazioni più sorprendenti dell'industria alimentare. Seguiremo l'intero percorso della soia fino a diventare latte di soia. E il dettaglio più interessante è che il liquido bianco che vediamo nella confezione non esiste già all'interno del seme. Deve essere estratto, separato, trattato e stabilizzato attraverso una sequenza di fasi rigorosamente controllate. Molto prima di entrare in serbatoi, tubazioni e macchinari in acciaio inox, la soia destinata a diventare latte comincia il suo viaggio in uno scenario completamente diverso, nei campi. Una coltivazione a cielo aperto. Tutto comincia con i semi depositati nel terreno, in file regolari, da seminatrici che percorrono vaste superfici distribuendoli secondo distanze prestabilite. Con umidità e temperatura favorevoli ha inizio la germinazione. La piccola pianta emerge dal terreno e avvia un ciclo che trasformerà quel seme in una pianta carica di nuovi baccelli. Nelle prime fasi il verde domina il paesaggio. Le piante crescono, sviluppano le foglie e riempiono le file della coltivazione. Poi arriva la fase riproduttiva. Compaiono piccoli fiori, quindi i primi baccelli, e al loro interno iniziano a formarsi i semi che un giorno potrebbero finire dentro una confezione di latte di soia. Mentre il campo sembra quasi immobile, ogni baccello funziona come una piccola capsula. I semi aumentano di volume e riempiono progressivamente lo spazio al suo interno, finché l'aspetto stesso della coltivazione comincia ad annunciare che il ciclo sta per concludersi. Le foglie perdono il loro verde, ingialliscono e cominciano a cadere. I baccelli si seccano e assumono tonalità marroni o grigiastre. Quello che prima sembrava un tappeto verde acquista un aspetto secco, quasi dorato. È il segnale che il raccolto è ormai vicino. A questo punto entra in scena una delle macchine più impressionanti dei campi, la mietitrebbia. La sua grande testata frontale avanza rasente alle piante, taglia la soia e convoglia tutto il materiale all'interno della macchina. Ma il taglio è soltanto il primo passo. All'interno avviene una sequenza sorprendente. La macchina raccoglie le piante, esegue la trebbiatura per liberare i semi dai baccelli e poi separa i chicchi dalla paglia e dagli altri residui vegetali. I sistemi di pulizia eliminano i materiali più leggeri, mentre la soia viene convogliata nel serbatoio della mietitrebbia. In un unico passaggio, la pianta viene tagliata, raccolta, trebbiata, separata e pulita. I semi restano immagazzinati nella macchina, mentre gran parte dei residui vegetali viene restituita al terreno. E questa operazione richiede grande precisione. Una macchina regolata male può spezzare i semi, lasciare baccelli sul campo o aumentare le perdite. Altezza di taglio, velocità di avanzamento e condizioni della coltivazione influenzano direttamente il risultato. Quando il serbatoio si riempie, una coclea di scarico trasferisce la soia su rimorchi o camion. Nelle operazioni più grandi, il trasferimento può avvenire mentre il lavoro continua, permettendo alla mietitrebbia di non interrompere l'avanzamento nel campo. Da qui i semi possono essere inviati alle fasi di ricevimento, essiccazione e stoccaggio prima di raggiungere la destinazione industriale. E non tutta la soia raccolta diventerà latte di soia. Questo legume ha numerosi impieghi e soltanto i lotti destinati a questa filiera proseguono verso la produzione della bevanda. Quando finalmente arrivano nello stabilimento, i semi entrano in un ambiente sottoposto a controlli molto più rigorosi.
polvere, frammenti vegetali, piccoli sassi, semi spezzati e altre impurità non possono proseguire lungo la linea. Sistemi di setacciatura, aspirazione e separazione eliminano questi materiali. Questa attenzione influisce sul sapore, sulla resa, sul colore e sul comportamento della soia durante la macinazione. A seconda della tecnologia utilizzata, i semi possono anche essere privati parzialmente o completamente della buccia. Solo allora la soia è pronta a incontrare l'ingrediente che innesca la sua prima grande trasformazione all'interno dello stabilimento, l'acqua. E se avete visto il nostro episodio precedente, avete scoperto come viene prodotto il latte in polvere, eliminando gran parte dell'acqua presente nel latte. Con il latte di soia avviene il percorso opposto. È proprio l'aggiunta dell'acqua a iniziare la trasformazione della soia e a preparare i semi a liberare tutto ciò che formerà la bevanda. Ed è qui che nasce una domanda interessante. Se la soia secca venisse mandata direttamente alla macinazione, sarebbe possibile ricavarne una bevanda delicata e omogenea? No! Nella pratica, l'industria deve preparare il seme affinché i suoi componenti possano essere liberati con molta più efficienza. Prima di continuare questa trasformazione, controlla se sei già iscritto a Fabbrica in Curiosità e prova a rispondere mentalmente. Secondo te, quale fase cambia di più la soia, l'acqua, la macinazione o il calore? Tra poco scoprirai che la risposta potrebbe trovarsi proprio nella combinazione di tutte e tre. La soia pulita passa alla fase di idratazione. I semi restano a contatto con l'acqua per diverse ore, ne assorbono una parte, si gonfiano e diventano molto più morbidi. Questa preparazione facilita la macinazione e rende i loro componenti interni più facilmente accessibili. Successivamente la soia viene macinata insieme all'acqua. Invece di trasformarsi in una polvere secca, forma una sospensione densa, simile a una pasta liquida. I macchinari riducono le particelle e rompono le strutture del seme, permettendo a proteine, olio e altri componenti di passare nella fase liquida. È proprio qui che molti pensano che il latte di soia sia già pronto, ma non è ancora così. La miscela contiene ancora molte fibre e particelle solide e la sua consistenza è ben lontana da quella che arriverà nel bicchiere. C'è poi anche una questione di sapore. La soia contiene enzimi che possono contribuire alla formazione di caratteristici aromi vegetali. Per questo alcuni processi utilizzano acqua calda, scottatura o macinazione a caldo per inattivare rapidamente alcuni enzimi, tra cui la lipossigenasi. In alcune linee, la miscela viene anche riscaldata durante o dopo la macinazione. Il calore contribuisce al trattamento dei fattori antinutrizionali naturalmente presenti nella soia. Tutto deve essere controllato con precisione, perché un riscaldamento insufficiente o eccessivo può compromettere il risultato finale. Ora immagina migliaia di litri di questa pasta che scorrono attraverso tubazioni chiuse, mentre pompe, valvole e sensori ne controllano continuamente il flusso. E se ormai stai guardando un semplice seme di soia con occhi diversi, lascia un like. Aiuta Fabbrica in Curiosità a continuare a mostrarti i processi nascosti all'interno degli stabilimenti. Ma la fase più spettacolare deve ancora arrivare. Questa pasta verrà separata. Da una parte resterà un materiale fibroso e umido, dall'altra comparirà finalmente la base liquida del latte di soia. La miscela arriva ora a uno dei passaggi decisivi dello stabilimento: la separazione della fase liquida dal materiale insolubile. A seconda della linea produttiva, possono essere utilizzati filtri, setacci, presse o sistemi di centrifugazione. Il liquido prosegue mentre fibre e particelle più grandi vengono trattenute. Il residuo solido prende il nome di okara, è umido e ricco di fibre. E questa massa non deve necessariamente diventare uno scarto. A seconda del processo, può essere riutilizzata in prodotti alimentari, ingredienti ricchi di fibre oppure nell'alimentazione animale. Mentre l'okara viene destinata ad altri impieghi, la fase liquida prosegue il suo percorso. È proprio in questo momento che la trasformazione diventa finalmente riconoscibile. Quel seme che abbiamo visto uscire dai baccelli nel campo ora appare come una bevanda biancastra composta da acqua e sostanze estratte dalla soia. Ma il prodotto non è ancora pronto. Questo liquido deve subire altri trattamenti per ottenere stabilità, sicurezza alimentare e un sapore uniforme.
Ed è qui che vale la pena sfatare un mito. Il latte di soia non nasce spremendo il seme fino a far uscire un liquido bianco nascosto al suo interno. La bevanda si forma quando la soia viene idratata, frantumata e i suoi componenti vengono estratti e dispersi nell'acqua. Il colore bianco deriva proprio dalla dispersione di proteine, minuscole particelle e goccioline di olio. Anche l'efficienza della separazione influisce sulla resa. Se troppo liquido rimane intrappolato nell'okara, una parte del prodotto viene persa insieme al residuo. Se invece passano troppe particelle di grandi dimensioni, la bevanda può risultare granulosa o formare sedimenti. Dopo la separazione, la base può essere sottoposta ad alcuni aggiustamenti di formulazione. A seconda del prodotto, possono essere aggiunti ingredienti come zucchero, aromi, vitamine, minerali, olio, sale o stabilizzanti. Nelle versioni fortificate possono essere aggiunti anche calcio e vitamine. Ecco perché due bevande di soia possono avere sapori e consistenze differenti pur partendo dallo stesso seme. L'estrazione crea la base, mentre la formulazione contribuisce a definire il risultato finale. E ora nasce un'altra sfida. Come mantenere acqua, proteine, olio e particelle microscopiche distribuiti in modo uniforme senza che si separino formando strati. La risposta arriva nella fase successiva, quando pressione, calore e apparecchiature di precisione rendono questa bevanda molto più stabile. Ora la bevanda entra nella fase in cui ingegneria e precisione fanno davvero la differenza. Dopo l'estrazione e gli aggiustamenti di formulazione, la base di soia deve diventare uniforme. Per questo, molte linee utilizzano l'omogeneizzazione, un processo in cui il liquido viene spinto attraverso passaggi estremamente stretti ad alta pressione. Questo trattamento riduce le dimensioni delle goccioline e degli agglomerati, distribuendo meglio i diversi componenti nella bevanda. L'omogeneizzazione contrasta la separazione in strati. L'olio può risalire, le particelle possono depositarsi e le proteine possono aggregarsi. Riducendo e distribuendo queste strutture, lo stabilimento punta a ottenere una consistenza liscia, un aspetto uniforme e una maggiore stabilità durante la conservazione. Ma la stabilità fisica non basta. La bevanda deve ricevere anche un adeguato trattamento termico. Nei prodotti refrigerati possono essere utilizzati processi di pastorizzazione abbinati alla catena del freddo. Nelle versioni a lunga conservazione, invece, l'industria può ricorrere al trattamento UHT, in cui il prodotto viene sottoposto a temperature molto elevate per pochi secondi e poi mantenuto in condizioni asettiche. L'obiettivo è controllare i microrganismi e prolungare la conservabilità senza sottoporre la bevanda a un riscaldamento eccessivamente lungo. Questa fase richiede un controllo rigoroso. I sensori monitorano temperatura, pressione, portata e tempo di permanenza. Se il prodotto scorre troppo velocemente o non raggiunge le condizioni previste, il trattamento può risultare insufficiente. Se invece riceve troppo calore, il sapore e le caratteristiche della bevanda possono risentirne. Per questo, il sistema è progettato per ripetere lo stesso ciclo in modo continuo, preciso e prevedibile. C'è poi un dettaglio che sorprende molte persone. In una linea asettica, trattare perfettamente la bevanda non serve a nulla se poi viene versata in una confezione contaminata. Prodotto, tubazioni, serbatoio di attesa e sistema di confezionamento devono funzionare come parti di un'unica barriera igienica. Dopo il trattamento, la bevanda deve essere protetta da qualsiasi nuova contaminazione. Ecco perché la parte finale dello stabilimento assomiglia spesso a un circuito quasi completamente chiuso. Il liquido scorre nelle tubazioni, attraversa gli scambiatori di calore, può passare nell'omogeneizzatore, prosegue verso serbatoi dedicati e raggiunge il sistema di confezionamento senza restare esposto liberamente all'ambiente. Ora voglio sapere la tua. Prima di questo video, quale fase ti sembrava più sorprendente? Trasformare il seme in una pasta, separare l'okara oppure stabilizzare la bevanda con pressione e calore? Scrivilo nei commenti e raccontaci anche da quale città e regione d'Italia ci stai seguendo. È sempre affascinante vedere fin dove arriva Fabbrica in Curiosità. Nel frattempo, il controllo qualità continua. I campioni possono essere analizzati in diversi punti del processo per verificare caratteristiche come composizione, acidità, aspetto, viscosità e sicurezza microbiologica.
secondo gli standard stabiliti per quel prodotto. L'obiettivo è individuare eventuali anomalie prima che migliaia di confezioni arrivino alla fase di spedizione. In una produzione continua, anche pochi minuti possono rappresentare un enorme volume di bevanda. Per questo, il controllo qualità non è un'ispezione effettuata soltanto alla fine. Accompagna l'intera linea, dalla materia prima fino al prodotto già confezionato. Esiste anche una battaglia invisibile contro l'ossigeno, il calore eccessivo e qualsiasi condizione capace di alterare il sapore o la stabilità. Impianti chiusi e procedure di pulizia sono fondamentali per garantire risultati costanti. Tra un ciclo produttivo e l'altro, i sistemi industriali possono effettuare la pulizia interna di tubazioni e serbatoi senza smontare l'intera linea, eliminando residui che potrebbero compromettere il lotto successivo. Quando questa fase termina, la soia ha ormai percorso quasi tutto il suo viaggio. Il liquido è stato formulato, omogeneizzato e trattato. Manca soltanto un'ultima trasformazione, meno spettacolare da vedere ma decisiva, perché tutto arrivi intatto al consumatore, racchiudere la bevanda in una confezione capace di proteggerla fino al momento in cui aprirai il tappo. Nella fase finale, la bevanda di soia arriva al confezionamento. Se il prodotto è stato trattato per la lunga conservazione, anche la confezione deve entrare nel sistema in condizioni compatibili con il processo asettico. Il contenitore viene formato, riempito e sigillato in modo da proteggere la bevanda dall'ambiente esterno. Da quel momento, qualsiasi difetto nella chiusura può mettere a rischio la stabilità di tutto il lavoro svolto in precedenza. Le confezioni passano quindi attraverso controlli e verifiche della chiusura, dell'identificazione del lotto e della datazione. A seconda dello stabilimento, telecamere, sensori e sistemi automatici aiutano a controllare presenza, posizione, codice e integrità delle unità mentre avanzano sul nastro trasportatore. Le confezioni fuori standard possono essere eliminate prima di arrivare alla fase di raggruppamento. Successivamente, le unità vengono raccolte in scatole più grandi, sistemate su pallet e preparate per lo stoccaggio e la distribuzione. È curioso pensare che, poche ore prima, quella bevanda fosse ancora un carico di semisecchi. Ora è suddivisa in migliaia di confezioni praticamente identiche, ognuna delle quali racchiude il risultato di selezione, idratazione, macinazione, separazione, formulazione, omogeneizzazione, trattamento termico e confezionamento. A questo punto, anche la logistica entra a far parte della qualità. Non basta produrre correttamente. Le scatole devono essere organizzate, tracciate e spedite secondo le condizioni previste per quel tipo di bevanda, preservando il prodotto fino al suo arrivo nei punti vendita. E c'è anche una curiosità in più nascosta in questa storia. L'Okara che abbiamo visto separarsi durante il processo mostra come uno stabilimento moderno cerchi di sfruttare al meglio la materia prima. Questo residuo contiene fibre e altri componenti della soia e può essere utilizzato in prodotti alimentari o nell'alimentazione animale. Così anche ciò che non finisce nella bevanda può trovare una seconda destinazione. Un altro dettaglio importante è che non tutte le bevande di soia presenti sul mercato vengono prodotte con esattamente la stessa sequenza, le stesse temperature o la stessa formulazione. Esistono tecnologie diverse, prodotti refrigerati e a lunga conservazione, versioni zuccherate, senza zuccheri aggiunti, aromatizzate o fortificate. Il principio fondamentale però resta riconoscibile: estrarre dalla soia una fase liquida stabile, sicura e piacevole da bere. E ora è più facile capire perché definire questo processo come mescolare soia e acqua nasconda quasi tutto ciò che accade realmente. Lo stabilimento deve controllare il seme prima della macinazione, l'idratazione prima dell'estrazione, le particelle prima della stabilizzazione, il calore prima del confezionamento e l'igiene lungo praticamente tutta la linea. Ogni fase risolve un problema che, se ignorato, si manifesterebbe nel prodotto finale. La prossima volta che aprirai una confezione di latte di soia, forse vedrai molto più di un semplice liquido bianco. Dietro quel bicchiere ci sono semi che hanno assorbito acqua, macchine che hanno spezzato strutture microscopiche, filtri che hanno separato le fibre,
apparecchiature che hanno lavorato ad alta pressione e sistemi termici progettati per ripetere ogni condizione con estrema precisione. E pensare che tutto è cominciato da un piccolo seme secco, abbastanza piccolo da stare tra due dita. Se ti è piaciuto scoprire come la soia si trasforma in latte, iscriviti a Fabbriche in Curiosità per seguire altre trasformazioni industriali che avvengono lontano dagli occhi dei consumatori. E prima di andare via, raccontaci nei commenti quale fase ti ha colpito di più e che cosa hai imparato oggi. Il prossimo prodotto che hai in casa potrebbe nascondere uno stabilimento ancora più sorprendente. E se pensi di aver già visto tutto, allora non immagini nemmeno la fabbrica che abbiamo mostrato nel nostro ultimo episodio. Sta già comparendo sullo schermo. Clicca e vieni con me a scoprire un altro segreto nascosto qui su Fabbriche and Curiosità. Un grande abbraccio. Ti aspetto lì.